Salve e benvenuti nel mio canale. Oggi ti andrò a illustrare come si utilizza il saldatore a stagno per uso hobbistico, in questo caso per l'aggiunzione di cavi elettrici. Di cosa avremo bisogno? Ovviamente di un saldatore a stagno. Questo è il più semplice e basilare e anche il più diffuso per uso hobbistico. È collegato alla rete elettrica e la sua punta raggiunge i 250-260 gradi, non ha nessuna regolazione. Ovviamente ne esistono a batteria, a gas. Il mercato offre tante variabili del saldatore, ma per uso hobbistico questo è più che sufficiente. Io è anni che lo uso. Mi raccomando, non prendete uno troppo economico, perché si possono bruciare. Prendiamo uno di medio prezzo, diciamo. Io questo già sono 7-8 anni che ce l'ho, quindi mi trovo bene. Abbiamo bisogno dello stagno. Questo deve essere di qualità. Perché è importante? Deve essere al 60% stagno e il rimanente sono altri metalli. In più all'interno c'è una cavità dove è messo il flussante, che è una pasta chimica che serve a facilitare lo scorrimento dello stagno in fase di saldatura. Quelli economici hanno lo stesso il flussante eccetera, ma durante la saldatura vi farà dannare, perché piuttosto che fondersi farà tanti pallini che scoppiettano, quindi diventa un inferno fare una saldatura. Lo comprate una volta, costa un po', non tantissimo, però costa un po', ma per uso hobbistico vi dura veramente tanti anni. Prendiamolo di un diametro abbastanza fine, perché noi di solito effettuiamo saldature piccole. Terza cosa che serve, ve lo consiglio, è questo aggeggio. C'è una base pesante e possiamo posizionare i fili da saldare a destra e a sinistra e regolarli come vogliamo. Così non impazziremo con il saldatore a mantenere i fili e lo stagno. Diventa un'impresa poi fare una saldatura. Dopo effettuata la saldatura va isolata, perché è un cavo scoperto. Possiamo usare dei termorestringenti, anche questi costano una sciocchezza, si vendono in kit di varie misure, oppure se volete del semplice nastro isolante. Consiglio, se il cavo saldato va all'interno di una vettura dove d'estate si sviluppano alte temperature, è meglio il termorestringente, perché il nastro adesivo col caldo si scioglie la colla e diventa una schifezza. Mettiamoci subito al lavoro. Spelliamo il cavo. Io utilizzo questa pinzetta, costa una sciocchezza, un paio di euro, oppure si può usare anche una forbice, come meglio vi pare. Uso cavo di 2 colori, così vediamo meglio come funziona. Ecco fatto. Ci sono diverse tecniche per saldare i cavi. Mettere i cavi a croce e avvolgerli su se stessi, stringendo. Ecco, questo è unito, ma se tiro si separano. Ora lo posiziono qui, guardate quanto è comodo. Mi metto un po' a favore di telecamera. Scusate, questo è un po' sporco, gli do con della semplice paglietta d'acciaio, ma attenzione a non scottarvi. Vedete come se ne vanno tutti i residui. Questi residui sono il flussante che sta all'interno. La punta è perfettamente pulita. Ben caldo il saldatore, lasciamolo acceso un 5-6 minuti che arriva a temperatura. Lo posizioniamo sotto il rame, così da portare pure il cavo in temperatura, e appoggiamo lo stagno sulla punta del saldatore. Vedete come si scioglie? Adesso per capillarità verrà tirato sopra anche dal rame dei fili. Ecco, la saldatura è completa e ben fatta. Prendiamo un pezzo di termorestringente, ovviamente più della parte da coprire. Abbondiamo un po', lo andiamo a tagliare. Questa c'è anche la funzione di forbice. Questo va messo prima, il termorestringente, prima di saldare, ma attenzione, tenetelo lontano dal punto di saldatura, perché con un po' di calore si restringe e poi non ve ne fate più nulla. Mettete al centro, sentite al centro dove sta la saldatura, con un accendino giriamo, non stiamo sempre allo stesso punto, se no lo bruciamo. Che bella sigillatura, sembra un tutt'uno col cavo. Questa è la prima tecnica. Passiamo a un'altra tecnica di giunzione. Si raddrizzano il più possibile i filetti di rame.
e si cercano di farli mettere uno dentro l'altro, vedete? Poi con le dita gli diamo una piccola girata. Questo serve per non creare spessore eccessivo, perché a volte capita che unendo i fili si crea uno spessore, andiamo a mettere il termorestringente e si crea un nodulo, una cosa brutta che potrebbe anche scoriarsi passando vicino a qualche cosa tagliente, quindi è meglio farlo il più basso possibile. Vedete quanto è bella? Facciamo stare qualche secondo il saldatore a contatto con la parte in rame. Cominciamo a far sciogliere un po' di rame, come ho fatto prima, ma vedete come tira per capillarità? Guardate che bella aggiunzione. Cioè, vedete, è rigido, ma non ha superato l'altezza, vedete, è liscia, non ha asperità che possono danneggiare la guaina termorestringente. Questo è il secondo metodo. Il terzo metodo serve quando non possiamo usufruire della terza mano. Adesso vi vado a spiegare. Si raddrizzano i fili, ma questa volta facciamo solo questa operazione. Uno per volta lo prestagniamo. Scaldiamo e lasciamo scorrere, lasciamo sciogliere lo stagno. Ho lasciato di proposito più stagno del dovuto. Faccio la stessa procedura con quest'altro cavo, perché può capitare che non possiamo utilizzare la terza mano, non so, un cavo che pende, qualcosa. Ovviamente io adesso, questo è un pezzetto, vi farò l'esempio, simulando che questo cavo provenga, non so, dal cruscotto dell'auto. Questo cavo è pendente. Io posso mantenere con una mano solo quest'altro cavo, ma non è il saldatore. Lo stagno come ce lo metto? Allora li avvicino, essendo già intrisi di stagno, il semplice calore li farà fondere. Ecco fatto. Vedete, i cavi si sono uniti, la saldatura non è bellissima, però comunque c'è stata, senza l'apporto di stagno manualmente, ma erano già prestagnati e quindi si sono fusi. La tenuta c'è, quindi basterebbe mettere solo il termorestringente e abbiamo fatto. Questi sono i tre metodi più comuni per giuntare dei cavi. Mi raccomando, quando utilizzate il saldatore a stagno, lo stagno emette molto fumo e non lo dovete respirare quel fumo. Quindi operate in ambienti arieggiati. Il saldatore come va tenuto? Una volta finito la saldatura, andremo a passare una paglietta. Vedete come si rinnova la punta? Mi raccomando, state attenti alle scottature perché stiamo parlando di 250-260 gradi. Ecco, questo è. Lo mettiamo su una superficie a raffreddare, una superficie che non può prendere fuoco, e quando sarà freddo lo rimettiamo a posto. Sotto la parte dove saldiamo utilizziamo un qualcosa di protezione. Io uso questo sottopendolo in silicone perché so che resiste allo stagno fuso, che altrimenti mi si bruciava il telo verde. Esistono anche tappeti più grandi in silicone proprio per operazioni di elettronica, ma ripeto, noi siamo hobbisti, lo utilizzeremo 2 o 3 volte l'anno, poi ognuno spende come meglio crede. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un like e condividi. Se ti piacciono i contenuti del mio canale, puoi sostenere il mio canale facendo una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Grazie.